Buonasera Pulcinelle, questa alle mie spalle è parte della città di Chongqing e siamo nella Golden Hour. In questa città, più che nelle altre città cinesi, ci sono più livelli di qualsiasi cosa, a partire dalla metro, le autostrade, palazzi e tutto costruito verso l'alto. Siamo da poco arrivati nel nostro hotel, è questa qui. Siamo al 18° piano di un palazzo qualsiasi qua in zona e oggi la missione sarà provare il Chuan Chuan, magari l'avete già assaggiato a casa, è l'hot pot cinese, è nato proprio qui a Chongqing. Ma io non riesco a smettere di dire quanto è bello questo posto. Cioè, ma dov'era prima Chongqing? Sono ignorante io che l'ho conosciuto solo qualche mese fa questa città. Ma oh mio Dio, ma mi sa che hanno un po' esagerato con i palazzi qua. Questa poi è la stazione della metro dove eravamo qualche ora fa. Mi sa che avremo tanto da cercare qui, questo posto è enorme. Abbiamo già trovato delle nostre nuove amiche. No, vestiti. Sì, ok, ora perfetta. Salutiamo. Hello, ciao. Io, questa città mi lascia proprio a bocca aperta. Guardate qui cosa è intorno. Questa alle mie spalle è una torre dell'orologio. C'è tanta gente davanti che si fa la foto, ma anche magari sta aspettando uno spettacolino. Dalle lucine lì in fondo potrebbe essere un buon posto per trovare quel ristorante dell'hot pot. Mi sento molto una mosca che insegue la luce delle lampade. È stata un'impresa ardua, ma l'abbiamo trovato. Un posto. Io mi aspettavo di più come trovare una pizzeria a Napoli. Arriviamo. Ok, siamo dentro, siamo anche un po' in imbarazzo perché non sappiamo cosa fare. Abbiamo portato il cameriere alla disperazione. Però abbiamo l'hot pot qui dinanzi a noi, abbiamo già ordinato qualcosa da inserire dentro al pentolone magico e ci stanno aiutando un po' con i condimenti. Chissà che fine faremo. Siamo totalmente disperati. Comunque questo è il primo pezzo cotto. È la pepper. Ok, abbiamo deciso di buttare dentro tutto. La ragazzina è molto più imbarazzo di noi. Abbiamo scelto il livello più basso di piccantezza, ma comunque io sono uno che resiste abbastanza. Devo dire che è parecchio piccante. Sarà per via del caldo o dell'hot pot, però a tratti è complesso mangiare. Questo è un pezzo di bambù. Sono arrivato alle lacrime. Ma non perché Chongqing mi sta commuovendo così tanto. Ho preso un peperoncino tutto bello pieno. Dai che mi riprendo, mi sto abituando. Guardate che bello adesso, sono arrivati tutti gli ingredienti. Non abbiamo preso niente di particolare, parti strane di animali. Non siamo andati sul sicuro. E adesso con calma cerchiamo di finire tutto. Ci hanno visto parecchio in difficoltà e adesso ci stanno sparando anche la vincola addosso. Come sempre l'esperienza insegna, abbiamo imparato, poi alla fine del pasto si gioca alla caccia al tesoro. Ci si trova in questa situazione in cui, attenzione, qualche pezzo di carne sarà ancora rimasto qui sotto sul fondo o qualcos'altro, verdure, Quindi è la quintessenza del pasto, perché mangi, bevi, ti diverti e ti commuovi. Letteralmente. Il segreto è proprio quel barattolino di miele che inizialmente viene messo in questa tazzina e ti aiuta perché va un po' a coprire il piccante che prendi dal pentolone, che poi prima di entrare nella tua bocca, non come abbiamo fatto noi, deve essere appunto supportato da un momento tazzina. Ne usciamo da vincitori, potevamo fare meglio, ma come prima volta molto bene. Non vi ho detto la cosa più importante, abbiamo pagato 9 euro a testa, direi che è un prezzo più che onesto per una specialità del posto. Ci hanno praticamente trattati come dei bambini perché non sapevamo cosa fare, avevamo l'aria condizionata e tutto, quindi 9 euro, aggiudicato. Cosa fai? Esci dalla metro e non ti fai tentare dallo street food proprio dinanzi alle scale mobili? Qui non costa niente addirittura, c'è un raviolo un one. Sono quanti? 12 centesimi. Quindi questo è il risultato. Abbiamo preso un bel bao da passeggio, pagato 16 centesimi l'uno. Finalmente, è da settimane che non mangiamo una bella Margaret pizza. Voi l'avete mai vista una piazza sopra dei palazzi? Manco io.
Adesso vi ci porto. Quello lì in fondo dovrebbe essere uno degli ingressi. Mi sembra tanto di essere in GTA. Ci siamo nella piazza. Vi scrivo come al solito da qualche parte qui sotto il nome, perché per il momento penso sia impronunciabile. Entrando dall'altra parte non sembra di essere così in alto, però da questa parte rende molto l'idea. Iniziamo da sopra fino ad arrivare giù. Io su questo ponticello non vi nascondo che le vertigini. Ecco, forse qui rende meglio l'idea. Questo è l'altro palazzo che si collega di fronte e siamo al 22esimo piano. Questo è lo Skyline ritornando indietro. Cioè siamo a 5, 6, 7 livelli diversi di palazzi. Questi partono da qua, quelli partono da 500 metri più in basso. Incredibile. Ecco tutto il casino che c'è fuori, la gente che passeggia il sabato mattina, eccetera. Poi entri dentro a un centro commerciale enorme in pieno centro e non c'è nessuno. Pazzesco, non riesco proprio a capire. Ma che sfortuna, adesso con la luce del sole stiamo trovando solo hotpot. Questo qui dentro è carinissimo. Magari ci facciamo una pensata per stasera. Il listino qui è decisamente anche più economico di quello di ieri. Potrebbe essere molto fattibile ritornare a fare un secondo giro di hotpot. Queste alle mie spalle c'è la via un po' più tipica su tutti quei prodotti che derivano dalla fattoria, dai campi, e ci sono anche animali tipici e meno tipici ancora vivi, legati, fa un certo effetto vederli. Ero in cerca di qualche mega offertona, di qualche scarpa anche di brand forte, ma costano tanto quanto da noi, mai si sono allineati i prezzi anche qua. Abbiamo trovato il repellente ai commessi e le commesse insistenti, non parlare la stessa lingua. È la prima parte con i videogiochi in Cina. Mentre qui ti puliscono le orecchie, che è una di quelle esperienze che vorrei provare, ma sono un po' timoroso. Qui effettivamente sembra un po' più controllato. E questa robina qui, però non c'è scritto il prezzo. E invece questo posto molto carino sembra avere tutta l'aria di un all you can eat. All'ingresso segniamo 10 euro, tutto incluso. Stiamo per raggiungere uno dei punti più tipici della città di Chongqing e abbiamo deciso di fare una bella camminata panoramica. Guardate cosa abbiamo dinanzi a noi. Non riuscirò mai a farci stare tutta l'intera città in un'inquadratura, ma è di un chill, di un relax pazzesco stare qui. Quella poi è una crociera che fanno in tanti e dicono che non hai mai vissuto o visitato Chongqing se non hai mai fatto una crociera. Voglio un quadro di tutto ciò. Che abbiano iniziato qui a mettere il primo mattone per Chongqing. Qui ovunque ti giri c'è qualcosa da vedere. Infatti alle nostre spalle, vi farò vedere adesso, abbiamo questo. C'è questa robina qui. Giù è un centro commerciale, sopra palazzi random. Per non parlare che il livello successivo lì c'è un'altra struttura. È così. Qui funziona tutto così. Nel frattempo ci stiamo avvicinando all'obiettivo e dall'altra parte del fiume sembra essere proprio una sorta di spiaggetta dove ci si mette e si fotografa il punto che andremo a visitare a breve. Questa è l'altra parte del fiume e lì sotto il ponte possiamo vedere tante luci da flash. Probabilmente sono delle persone che stanno facendo la foto al nostro obiettivo, che è proprio lì. Sono quelle luci gialle. Una delle curiosità, e non fa parte solo di Chongqing ma anche di tutte le altre città cinesi che abbiamo visitato, è che da una certa ora in poi spengono le luci dei palazzi. Per luci intendo i LED che fanno tutti gli effetti carini, disegnini. Alle 10:30 qui adesso è scattato il coprifuoco e hanno spento tutta la città. Per esempio questo qui di fronte a noi c'era praticamente un cinema a cielo aperto e adesso è tutto spento. Anche il ponte non è più illuminato.
Guardate qui i mezzi nel traffico. Voi sentite qualche rumore in particolare? No, nulla. C'è proprio il totale silenzio. Chissà se noi la vivremo mai una situazione del genere in Italia. Benvenuti nell'Oghia Cave, la caverna Oghia, se l'ho pronunciato bene. Qui avranno pensato, ma come possiamo fare una cosa ancora più appariscente in questa città futuristica? Facciamo così. Abbiamo beccato anche un buon momento perché non sembra esserci tanta gente. È successa una cosa brutta, io pensavo che lasciassero anche queste luci accese, ma basta, hanno lasciato solo 30 minuti in più, tutto spento. No more photos. Giusto in tempo. Però rimango sempre molto curioso di vedere dentro, farmi un giro. Anche se penso siano tutti ristorantini, vediamo. Comunque si sono spenti improvvisamente anche tutti i fotografi ambulanti. Basta, fine della corsa. Quindi vuoi attraversare la strada, vai sotto la strada, trovi un parcheggio sotterraneo, prendi un ascensore a caso e ti ritrovi in questi posti qui. Ti puoi perdere tranquillamente, ma sei felice di perderti qui. Che belle queste stradine piene di cibo! Che bella l'Asia! Abbiamo anche trovato una camera degli orrori nella cave. Oddio! Ok, abbiamo trovato il sentierino che ci riporterà a livello di altezza giusto. Guardate questo negozietto che carino. Puoi fare il gelato, il caffè. Andiamo a chiedere. Ah, ops, è gestito tutto da un robot. Il signore ci sta sfidando in pratica con una palla da basket, devi buttare giù tutte le lattine di Red Bull, ma è pressoché impossibile. Se le butti tutte giù vinci 500 won, che sono 30 euro. Un'altra delle attrazioni tipiche di questa città ce la offre la metro a ben 20 centesimi, perché con questo treno, vagone, entreremo dentro un palazzo che sembra essere una stazione stessa, ma adesso andiamo a controllare. Ecco, qui siamo esattamente nel punto in cui tutta la gente giù sta fotografando. Tipo quella gente lì. Questa parte la vicinanza con le rotaie è veramente impressionante. Lì c'è la casa della signora che sta stendendo i panni. Questo è il nome della fermata, Liziba. Non sapete l'importanza di avere degli occhiali da sole in questo momento, non tanto per il sole ma per gli ombrelli. C'è il rischio di diventare ciechi ogni 2 secondi. Quindi molto probabilmente anche la parte sotto era residenziale, ma è tutto commerciale in questo momento. Lì è dove entra la metro. Veramente molto suggestivo. Chissà se anche in altre parti del mondo c'è qualcosa di simile. Ci siamo spostati fuori dal centro e siamo nell'area di Chichiku, un antico villaggio rurale in periferia. Ma che ingresso esotico che abbiamo qui! C'è anche un teatro segreto. Cos'è questo posto? È disabitato. Wow! Ma è calcio saponato con l'aperitivo incluso, da seduti sul tavolino. Intanto ne approfitto. Non affresco. Abbiamo trovato anche il museo del Mahjong. Facciamo una partita, ragazzi? Però dovete insegnarmi le regole.
Speravo di trovare qui dentro qualche anziano da sfidare, ma qui si studia solo la storia del Mahjong. Mamma che spam di annunci! Qui c'è anche lo yogurt a forma di cubetto, ci sono diversi gusti. Abbiamo battuto il record di lunghezza degli spidonzi, sono più di 1 metro. Bello, molto carino anche questa zona, è come se fosse un outlet di souvenir e cibo. E rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo episodio riguardante la città di Chongqing. Siamo per l'ennesima volta in un'altra stazione. È così grande che sembra vuota, nonostante ci sia tutta la gente nel nostro treno e non solo. Spero vi sia piaciuto anche questo episodio, mettete il solito like e ci vediamo alla prossima avventura. Noi stiamo per prendere il treno. Ciao ciao! E da oggi che ho una voglia di pannocchia. Qui è presente la minoranza etnica dei Miao con la vera star di Feng Guang. Più in alto c'è anche la sala reggaeton.